Se mentre sta funzionando o dalla volta precedente, senza che abbiamo fatto nulla, improvvisamente il forno elettrico non funziona più, siamo in presenza di un problema di natura tecnica. Quindi nel momento in cui inseriamo la spina all'interno della presa e diamo le impostazioni sul forno, quindi di accensione, andiamo pertanto ad impostare un tipo di funzione e la relativa temperatura, ma all'interno del forno non si accende, quindi né la luce interna e neanche la luce di posizione, significa che c'è un problema all'interno del forno. Pertanto, per risolvere questa problematica dovremmo smontare le parti che chiudono il forno, quindi questa lamiera nella parte superiore e nella parte posteriore, per accedere alla parte interna. Quindi procediamo svitando tutte le viti che sono posizionate, come detto precedentemente, sulla lamiera e accediamo alla parte interna del forno. Ora che abbiamo smontato le lamiere di protezione del forno, all'interno del forno possiamo vedere come dalla spina di alimentazione la parte interna arrivino i fili di alimentazione, quindi con la fase ed il neutro, e se le andiamo a seguire il neutro, che è questo filo blu, possiamo notare che segue questo percorso fino ad arrivare al commutatore. Invece il filo di colore marrone, seguendo nel suo percorso, si va ad innestare nel termostato di sicurezza, che in pratica è questo componente qua. Il termostato di sicurezza manda la corrente al commutatore e consente al forno di funzionare. Se questo termostato di sicurezza si dovesse rompere o si dovesse verificare all'interno del forno un riscaldamento eccessivo della resistenza di riscaldamento, il termostato per l'appunto va in sicurezza, eliminando la continuità elettrica, quindi non consentendo più alla corrente di arrivare al commutatore, e quindi in buona sostanza la corrente viene eliminata completamente all'interno del forno. Così che in questa circostanza, come abbiamo visto in fase precedente, non si accende neanche la luce né di posizione del forno né la luce interna del forno. Per verificare se il termostato di sicurezza è funzionante è necessario, possiamo fare due tipi di verifica. La prima, che consisterebbe nel mettere in comunicazione questi due fastoni in maniera diretta, in modo tale da bypassare il termostato di sicurezza. Quindi facendo questa prova e accendendo il forno si dovrebbe accendere, dovrebbe funzionare. Questo prova comunque eseguiamolo e facciamolo solo ed esclusivamente per eseguire un test. Non lasciamo questi due cavi collegati, quindi abolendo il funzionamento del termostato, in quanto se facessimo questo tipo di operazione non avremmo più nessun tipo di sicurezza nel funzionamento del forno, quindi questo intervento fatto in questo modo potrebbe essere pericoloso. Quello che dobbiamo fare invece è verificare se il termostato di sicurezza è funzionante, e per farlo possiamo utilizzare un tester. Possiamo accendere sulla posizione del buzzer, quindi del cicalino, qua, questa posizione qua. Dobbiamo posizionare un puntale del tester su un ingresso faston e l'altro puntale sull'altro ingresso. Se il termostato è funzionante si deve sentire il cicalino, quindi ci deve dare la continuità. In caso contrario, quindi in questo caso che non sentiamo nulla, quindi non vediamo nessun movimento neanche sul display del tester, ci indica per l'appunto che il termostato di sicurezza non è funzionante. Pertanto dobbiamo sostituirlo con uno nuovo. Prima di montarlo eseguiamo lo stesso tipo di verifica, quindi per sincerarci che sia funzionante. E ecco, in questo caso abbiamo posizionato i due puntali, avvertiamo il cambiamento di valore sul display e la segnalazione acustica. Quindi siamo certi che è funzionante e possiamo procedere con la sua sostituzione.